Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di agosto 2026. Abbiamo la carta del giudizio, ragazzi. Può essere un momento di risveglio, di presa di consapevolezza, può essere come un momento dove riuscirete a vedere qual è il disegno più grande. È anche una carta che mi parla di chiamata. Per qualcuno potrebbe essere la chiamata di tipo spirituale, quindi la chiamata al servizio, magari proprio un momento di cambio abbastanza completo della vostra vita, o potrebbe anche essere la chiamata da parte di qualcuno. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Trovate il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con un 9 di spade, abbiamo un 8 di spade, abbiamo un 9 di bastoni, una regina di spade, un fante di bastoni, cinque di bastoni, cavaliere di pentacoli, 4 di pentacoli e 6 di coppe. Ok, allora adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, capiamo qual è il messaggio più importante. Potrebbero anche arrivare come informazioni non legate tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Vi ricordo che ho attivato la lettura fast via WhatsApp, quindi la lettura veloce. È in promozione per tutto il mese di agosto e sotto nella descrizione del video c'è un video dove spiega come funziona. Periodo molto mentale per voi, devo dire, amici dell'Ariete. 9 di spade e 8 di spade mi fanno pensare a qualche pensiero che vi ridonda nella testa in modo anche abbastanza insistente verso la metà di agosto. Abbiamo il mondo, c'è come l'idea di non raggiungere un certo risultato o che probabilmente ci sia da aspettare per chiudere qualche capitolo per qualcuno, perché il mondo mi parla della chiusura di un capitolo. È come se per vedere certi risultati con questo sette di pentacoli ci fosse effettivamente da aspettare. Andiamo a vedere l'otto di spade, re di bastoni e sette di bastoni. È come se pensaste che agire, fare qualcosa, che tutto quello che farete, che tutto quello che state facendo o avete fatto, è come se pensaste che non servisse a molto. Questo 8 di spade, io ho la sensazione che vi chiuda la visuale, vi sento come arresi, ragazzi. C'è come una situazione o una relazione nella vostra vita dove da un lato qualcuno vorrebbe chiudere proprio perché c'è come questa sorta di resa, dall'altro lato sento che qualcuno di voi sta un po' aspettando che le cose possano cambiare. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, regina di coppe, e fante di spade.
È come se stesse studiando qual è la strategia giusta per tagliare la testa al toro, mi verrebbe dire, perché qui comunque abbiamo l'otto di bastoni, fante di spade, regina di spade. Quindi c'è come qualche taglio che potrebbe arrivare con questo fante di spade. Sento che state come monitorando che cosa sia meglio lasciare indietro, se sia effettivamente un ciclo da chiudere quello vecchio. Andiamo a vedere questa regina di spade. La la, cavaliere di spade, diavolo e sole. Allora, qui posso vederci qualche tossicità da tagliare, qualche bugia che viene a galla, qualche costrizione, qualche mania di controllo, qualche vincolo, qualche schiavitù, potrebbero essere anche dipendenze. C'è come da tagliare qualche cosa. Potrebbe anche essere qualche vincolo intorno ai figli, qualche tossicità intorno ai figli. Andiamo a vedere il fante di bastoni, abbiamo un 3 di coppe e un 3 di bastoni, scusate, un 2 di bastoni. Mm. Potrebbe essere un'amicizia clandestina, una storia clandestina questa, considerato che ci sono due regine, un 3 di coppe e queste carte. Qualche cosa che non è ancora stato, diciamo, esposto, qualche cosa che non è ancora venuto alla luce. Ragazzi, se ve lo dico sinceramente, regina di bastoni, cavaliere di bastoni, fante di bastoni e diavolo al contrario, mi parla di controllo, di arroganza, di qualcuno che vuole che le cose siano fatte a modo suo. E potreste essere voi effettivamente, potrebbe essere proprio la vostra energia nei confronti di qualcun altro. Ma perché? Perché pensate come se non ci fosse altra alternativa. Andiamo a vedere il 5 di spade, scusate, il 5 di bastoni. Due di spade e temperanza. Anche qui con il 2 di spade è come se ci fosse una scelta, un bivio. Questo 5 di bastoni potrebbe parlarmi di alcune come incongruenze che potrebbero esserci, potrebbero essere anche discussioni. C'è come qualche cosa da riappacificare, da riappianare qui. Io sento che potrebbe essere una scelta, eh. Guardate, vedo già le carte in fondo, c'è un 4 di pentacoli che mi parla di stabilità, mi parla di come un qualche cosa che dà senso di protezione o che voi state proteggendo, e poi c'è un 6 di coppe che mi parla del sogno, di una relazione potrebbe anche essere, di un qualche tipo di archetipo che voi state proteggendo. Può anche essere un'ideologia, però adesso andiamo a vedere il cavaliere di pentacoli. Abbiamo un 9 di spade di nuovo, che avete già qui, re di pentacoli, re di spade e asso di bastoni. C'è un nuovo inizio. Allora adesso qua compaiono di nuovo due re, quindi abbiamo 3 re e 2 regine per adesso. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Cavaliere di coppe. Sento che, e 6 di pentacoli, sento che è come se non vi esponeste troppo.
Cercherete di fare le cose in modo equilibrato con questo 6 di pentacoli in questa situazione o in questa relazione. Fatemi ancora una carta per il 6, fante di coppe. Tutte le offerte che potreste fare sono a testa in giù, quindi devo dire che non vi esporrete più di tanto, ma anche perché si parte da questa visione un po' negativa delle cose. Qui, allora, è come se voleste vedere dei risultati specifici. Da un lato avete perso le speranze, dall'altro state cercando come di forzare, sento un po' le cose. Può essere che abbiate due lavori, due conoscenze, due situazioni parallele e che vogliate capire da che parte andare, quindi come se steste spingendo per vedere dei risultati. In realtà c'è bisogno più di quiete, di pace, di vedere bene e di creare come uno scambio, un contratto, un accordo, un incontro che effettivamente possa essere equilibrato. Io credo che questo giudizio faccia proprio riferimento al risveglio da questo incubo, 9 di spade che avete anche qui. È la carta del risveglio da un incubo, quindi è il ricordo di qualche cosa che c'è stato ma che in realtà non c'è più. Quindi credo che sia un po' la paura di quello che è successo nel passato o questo tema con il diavolo. Paura, io sento paura, conflitti, lotte, giochi di potere, controllo, qualcuno che vuole comandare, qualcuno che è arrogante perché vuole che le cose si facciano a modo proprio. E invece qui si tratta di, appunto, creare come una zona sicura con questo 4 di pentacoli e il 6 di pentacoli. Sento che con questo giudizio è come se arrivasse la luce che non arriva con questo sole al contrario. Ed è qui, eh. Va bene ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo con i disoccupati, poi voi sapete che potete appoggiare il dito sul cursore, scorrere avanti e indietro in base al capitolo che vi serve. Allora, per quello che riguarda i disoccupati, ragazzi, sento che siete un po' frustrati, senza speranze, mi viene quasi da dire. Però in realtà niente è perduto perché abbiamo un 6 di pentacoli alla fine del periodo, quindi io sento che potrebbe arrivare con questo giudizio una telefonata, una mail, un messaggio da parte di qualche azienda alla quale avevate mandato il curriculum secoli fa e potrebbe proporvi qualche cosa, qualche contratto. Allora, sento che per qualcuno potrebbe essere un part-time, però. Passiamo ai dipendenti. Allora, io credo che qui qualcuno di voi stia aspettando un cambio, stia aspettando un trasferimento, potrebbe essere un aumento di stipendio, potrebbe essere un ruolo diverso. Se fosse il ruolo diverso, sento che c'è qualche speranza per tutte le persone che stanno aspettando come una revisione del contratto. È facile che arrivi. Non senti trasferimenti per adesso, sinceramente. Andiamo con gli autonomi. Gli autonomi li vedo, direi, bene, potrebbero esserci nuovi accordi, nuovi vecchi clienti, cioè nel senso, o anche fornitori. Con la carta del giudizio mi sento di dirvi un po' che potrebbero ritornare vecchi contratti in auge. Ecco, avete un cavaliere di pentacoli, quello che mi viene da dirvi è andateci piano, cioè fate un passo alla volta con le nuove collaborazioni, perché con questi due nuovi di spade avete già avuto certe esperienze, soprattutto se conoscete la persona, quindi così, non siate tutto e subito come vostro solito, ok? Fly down, un passo per volta, mi viene da dire. Parliamo di progetti.
Forse questa potrebbe essere la parte più faticosa di tutti i settori. Io ho la sensazione che se volete raggiungere dei risultati dai progetti che state facendo, dovete andare come dei caterpillar. Cioè, chi si ferma è perduto, ho come questa sensazione. Avete bisogno, perché è come se ci fossero tante persone di fianco a voi che probabilmente potrebbero avere la stessa idea, lo stesso progetto, e avete bisogno come di sgomentare la concorrenza. Devo dire che per qualcuno questo progetto vi sta risucchiando più energia del dovuto. Potrebbe essere che magari fate già un lavoro a tempo pieno e per questo progetto dovete dedicare la sera o il fine settimana e quindi potrebbe essere un bel po' stancante per voi in questo periodo dedicarvi solo al progetto. Questo 6 di pentacoli alla fine mi dice di equilibrare il lavoro con il riposo. Denaro. Vedo 6 di pentacoli. C'è anche un cavaliere di pentacoli, ne avete pochi di pentacoli sinceramente. E diciamo che secondo me dovrete fare delle scelte, il denaro che entra è quello e questo mese dovrete un po', cioè in questo periodo dovrete un po' cercare di capire da che parte mettere, fare le varie casse. Non sento grossi ingressi, però non sento neanche grosse uscite, sinceramente. Si tratta come di mantenere il vostro, cercare di gestire quello che già sapete che è entrato o che deve entrare. Single, arriviamo alle relazioni. Cari amici single, fate un po' fatica a buttarvi nella mischia. C'è una persona che potreste, anche due, che potreste conoscere nella terza settimana di agosto, però vi sento come se pensaste di non avere speranze con questa persona. C'è probabilmente qualcun altro che gira intorno a questa persona, potrebbe anche essere una persona impegnata e quindi vi dico, è come se ci andaste molto con calma. Sì, è vero che farete qualche tipo di azione, però con questo cavaliere di pentacoli, 6 di pentacoli alla fine, sento che sarete molto ponderati con quello che darete. Può essere che ci siano come degli accordi senza parlare esplicitamente di dove stiamo andando o che cosa cerchi tu, che cosa puoi dare tu. È un po' come il vediamo se funzioniamo, vediamo se ci rispettiamo. Poi di certi temi si parla in un secondo momento. Segni zodiacali, Sagittario, Pesci, Acquario, Capricorno, Scorpione e Cancro. Parliamo delle relazioni. Mm. Allora, qui ragazzi vi devo dire che qualcuno di voi potrebbe anche essere in un momento dove potrebbe pensare tra il giudizio e il mondo di chiudere questa relazione che avete, però è come se poi a un certo punto con questo 7 di pentacoli vi deste ancora del tempo. Sento che siete abbastanza disillusi per quello che riguarda una persona, gli sforzi, sento che è come se vi foste sforzati troppo e adesso foste stanchi, senza energie, senza forze, come se aveste proprio bisogno di ricarburare. Potrebbero effettivamente esserci delle divergenze, qualcuno sento che davvero è come se non riusciste a vedere un futuro con la persona che avete di fianco, però è anche vero che c'è come una sorta di cambio di ritmo. Questo 9 di spade non so perché, ma lo sento come questo, come il 10 di bastoni.
Scusate, il togliersi le aspettative, togliersi i vecchi pensieri, iniziare a fare qualcosa ed aspettarsi qualche cosa in cambio, iniziare come a creare questo nuovo equilibrio, questa relazione stabile ma da sogno con questo 6 di coppe. Credo che si ometta un po' anche per voi il dove stiamo andando, che obiettivo comune abbiamo, vogliamo le stesse cose? E in più un cercare di mantenere la relazione senza realmente chiedersi è la relazione per me. Però avete il giudizio, può essere che vi sia chiara questa cosa qua, in questo periodo. Clandestini, indefiniti e relazioni complicate, qui la vedo abbastanza grigetta, ragazzi. Nel senso che dubbi, perplessità, stanchezza, una sorta di resa, potrebbero esserci delle discussioni, difficoltà a affrontare certi temi, per qualcuno proprio la difficoltà è vedersi. E ho come l'idea che sì, la relazione potrebbe comunque rimanere, mi viene da dire così com'è, esserci come una sorta di stabilità, si va verso quello che suppuestamente, che in italiano sarebbe suppositamente, volete tutti e due, però è come se poi alla fine restasse come sottinteso, non si parla chiaro di dove state andando. Famiglia, e qui riprendo un po' il momento figli. Allora, nel caso siate figli, potrebbe esserci un tema con un genitore un po' troppo invadente da tenere a bada in questo periodo. Se per caso siete voi genitori, c'è un figlio da tenere a bada in questo periodo. Potrebbe esserci qualche cosa che non fa in modo limpido, in modo cristallino. Potrebbe essere qualche cosa che ha a che vedere con del guadagno illecito. Potrebbero essere delle dipendenze. Potrebbero essere come delle frodi a livello lavorativo, nelle quali è coinvolto o coinvolta il figlio o la figlia. Non so, c'è come da monitorare questo tipo di situazione familiare o filiare. Allora, ragazzi, andiamo a vedere un oracolo induista. Oh, scusate, devo avere un po' di allergia. Allora, prima immagine è questa e la frase dice: la pace interiore la potrete ottenere solo quando le vostre azioni non saranno finalizzate al profitto. O meglio, devono essere compiute seguendo l'ispirazione interiore senza pensare al frutto. Praticate con costanza questa attitudine e otterrete una gran pace dentro di voi e attorno a voi. È un po' quello che ci dice questa temperanza, no? Immagine numero 2 e qui abbiamo tutta la sete e la brama per la pace che oggigiorno viene manifestata sono solo uno slogan. La pace la potrete ottenere quando l'uomo sarà sincero con se stesso. La sua parola deve essere conforme ai suoi sentimenti e le sue azioni conformi alle parole. Solo così si potrà ottenere un risultato efficace. Coerenza e consistenza, ragazzi. Quando uno dice quello che fa o fa quello che dice, è coerente, è consistente, è una persona lineare di cui ci si può fidare e alla quale ci si può affidare. Le fatine dicono essenza, come se aveste bisogno di far brillare la vostra essenza, e poi abbiamo la trasmutazione che mi parla di un elevare l'energia. Ci fate caso che le fatine hanno i 7 colori dei chakra
partendo dal primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si tratta di elevare, di trasmutare l'energia. E qua parliamo di questa energia mentale un po' pesante, ragazzi. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me o iniziare un percorso di crescita basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti divise per settore, solo che lì la formazione è ben più vasta. Ci sono temi di metafisica, di metamedicina, si parla di chakra, di traumi, di kundalini, di come trascendere l'ego, di come risvegliare il terzo occhio, si parla di vista eterica, di alto e basso astrale, di kundalini, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono numerate, sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 però, perché una è sdoppiata in 2, 3A e 3B. Andrebbero viste in ordine cronologico. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!